Cremona, 4 marzo. Una tranquilla mattinata di marzo si è trasformata in un episodio di violenza e intolleranza su un autobus della linea extraurbana Cremona-Spinadesco. 2 studentesse 17enni di origine straniera hanno aggredito una loro coetanea italiana, rea, ai loro occhi, di aver mangiato un panino durante il Ramadan. La vicenda, che si è consumata sotto gli occhi attoniti di altri passeggeri, ha generato scalpore e indignazione, accendendo il dibattito sulla convivenza e sul rispetto delle libertà individuali. L'autobus, che trasportava studenti e lavoratori di rientro dalle proprie attività mattutine, procedeva regolarmente lungo il suo percorso. A bordo, una ragazza italiana, seduta in uno dei posti laterali, ha estratto un panino e ha iniziato a mangiare. Un gesto comune, normale, ma non per tutti. Poco distante, 2 ragazze della sua stessa età, di fede musulmana, hanno notato la scena e hanno cominciato a fissarla con sguardi sempre più torvi. Secondo alcuni testimoni, inizialmente le 2 avrebbero sussurrato tra loro, scambiandosi occhiate di disapprovazione. Poi, una delle 2 si sarebbe alzata e avrebbe chiesto alla ragazza perché stesse mangiando. «Sai che è Ramadan? Non puoi aspettare?» avrebbe detto con tono accusatorio. La giovane italiana, sorpresa dalla domanda, avrebbe risposto che non era tenuta a rispettare il digiuno, non essendo musulmana. La risposta non ha placato le 2 ragazze, che hanno insistito, alzando la voce e attirando l'attenzione degli altri passeggeri. Il clima si è fatto teso. La discussione è rapidamente degenerata e, in un crescendo di rabbia, una delle 2 ragazze ha schiaffeggiato la coetanea italiana, facendole cadere il panino dalle mani. La ragazza, visibilmente scossa, ha cercato di allontanarsi, ma le 2 hanno continuato a incalzarla verbalmente. L'intervento dell'autista e la sua aggressione. A quel punto, il conducente dell'autobus, un uomo di 52 anni, si è reso conto di quanto stava accadendo e ha deciso di intervenire. Ha fermato il mezzo e si è alzato dal sedile, cercando di ristabilire l'ordine. «Ragazze, basta! Qui nessuno può imporre nulla a nessuno!» avrebbe detto, cercando di far valere la sua autorità. Ma la reazione delle 2 giovani è stata inaspettata e violenta. Per guadagnarsi la fuga, le ragazze hanno spintonato con forza l'autista, facendolo indietreggiare e sbattere contro il corrimano del veicolo. Gli occhiali dell'uomo si sono frantumati a terra e lui stesso ha riportato delle contusioni nella caduta. Nel parapiglia generale, la ragazza aggredita è riuscita a scendere rapidamente dall'autobus, ancora sotto shock per l'accaduto, mentre le 2 responsabili si sono dileguate prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'autista, dolorante e visibilmente scosso, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso, dove i medici gli hanno assegnato 5 giorni di prognosi e 2 giorni di inidoneità al lavoro. Le reazioni, indignazione e condanna della comunità islamica. La notizia dell'accaduto si è diffusa rapidamente, suscitando reazioni di sdegno da parte della cittadinanza e delle istituzioni. Ma la condanna più significativa è arrivata direttamente dalla comunità islamica locale. Aftab Ahmed, presidente dell'associazione Immigrati Cittadini, Onlus di Cremona, ha preso le distanze dall'accaduto e ha espresso il suo rammarico per l'episodio. «Mi vergogno sia come straniero che come musulmano per quanto accaduto e mi scuso con la ragazza e con l'Italia». Ahmed ha sottolineato come tali comportamenti non rappresentino in alcun modo i principi dell'Islam, una religione che predica il rispetto e la tolleranza. Il Ramadan non è solo un mese di digiuno, ma un periodo di purificazione interiore, autocontrollo e solidarietà. Digiunare non significa semplicemente astenersi da cibo e acqua, ma anche dall'intolleranza, dall'arroganza e dall'aggressività, ha dichiarato. Queste 2 giovani hanno completamente travisato il significato della loro stessa religione. Nessuno ha il diritto di imporre le proprie pratiche religiose agli altri, tantomeno con la violenza. Dopo la fuga delle 2 ragazze, le autorità hanno avviato un'indagine per identificare le responsabili. Grazie alle testimonianze dei passeggeri e alle immagini delle telecamere di sicurezza installate a bordo del mezzo, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e di individuare le autrici dell'aggressione. La studentessa italiana, supportata dai suoi genitori, ha sporto denuncia presso le autorità locali. Anche l'autista, per le lesioni subite, ha deciso di procedere legalmente. Le 2 diciassettenni potrebbero ora affrontare conseguenze penali per lesioni personali e violenza privata. L'aggressione di Cremona ha riacceso il dibattito sulla convivenza tra culture diverse in Italia e sul rispetto delle libertà individuali. La vicenda solleva interrogativi importanti. Fino a che punto è possibile conciliare tradizioni religiose e convivenza civile? Esiste un confine tra il rispetto delle proprie credenze e l'imposizione sugli altri? Molti cittadini si sono espressi sui social,
denunciando l'episodio come un segnale preoccupante di intolleranza. Altri hanno sottolineato la necessità di educare i giovani al rispetto reciproco e alla coesistenza pacifica. La scuola e la famiglia hanno un ruolo fondamentale in questo processo. Gli esperti di educazione interculturale sottolineano l'importanza di insegnare ai ragazzi a confrontarsi con le differenze, senza che queste diventino motivo di scontro. L'aggressione su un autobus di linea, scatenata da un semplice panino, è il sintomo di una problematica più profonda. Questo episodio deve servire da monito. Non possiamo permettere che l'intolleranza e la violenza prendano il sopravvento sul rispetto e sulla convivenza civile. Come ha sottolineato Aftab Ahmed, il rispetto delle leggi è un dovere che riguarda tutti, indipendentemente dall'origine o dalla religione. L'Italia è un paese laico, dove ognuno ha il diritto di praticare la propria fede, ma nessuno può imporla agli altri. La convivenza è possibile solo se basata sul rispetto reciproco. Mentre le indagini proseguono e le due giovani potrebbero presto dover rispondere delle loro azioni, resta un'importante riflessione. Episodi del genere non devono diventare la normalità. Il rispetto delle libertà individuali è un pilastro della società civile e deve essere difeso con fermezza,